Amici di Crazy Rider Italia, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Dopo la sigla vi raccontiamo tutto della guerrilla di casa Royal Enfield. A tra poco! Comincerei con chiedere a Lucia, a livello di qualità percepita, che cosa ne pensa. Ciao a tutti! Beh, secondo me è una moto costruita bene, è una moto fatta proprio come una volta, secondo me, con strutture molto forti e con gli assemblamenti fatti bene, bella resistente secondo me. E della verniciatura cosa ne pensi? Ma secondo me è di ottima qualità, secondo me sembra fatta bene. Poi... Esatto. La mia percezione è stata quella di avere tra le mani una moto solida e ben fatta. Questo modello, come l'Himalayan, sono prodotti realizzati con la giusta mentalità, quella lontana dall'essere influenzata da un consumismo forzato. In poche parole, sono prodotti realizzati per durare nel tempo. Cosa ne pensi del look di questa moto? Il look di questa moto è un look fresco, giovanile e secondo me può piacere molto anche alle ragazze. Diversamente dall'Himalayan, credo che questo modello ha un design più vicino ai canoni stilistici europei, in particolar modo quelli italiani. La linea e la combinazione dei colori la rendono attraente e particolarmente accattivante. Non sarei sorpreso di trovare in sella a questo modello donne biker amanti del genere. In quale segmento collegheresti la guerrilla? Allora, al primo impatto la considererei quasi una scrambler, ma poi di fatto guardando l'altezza e il cerchio 17 la considererei più una naked. Io, osservandola, in un primo momento ho pensato che questo modello stesse a metà strada tra una scrambler e una roadster. In sella invece ho percepito la sensazione di essere alla guida di una vera fan bike. Quali sono state le tue impressioni durante la guida? Durante la guida ho percepito una moto comunque facile e agile. Facile per le strade di città, agile anche nel traffico e divertente anche per la gita fuori porta. La mia sensazione è stata quella di una moto stabile, anche viaggiando in due la moto rimane sempre bilanciata, grazie a un forcellone lungo che porta il fulcro del perno ruota oltre la seduta centrale del passeggero. Il monoammortizzatore è regolabile solo nel precarico, sostiene efficacemente il posteriore senza compromettere il comfort di marcia. Il mono, come la forcella, è stata realizzata in collaborazione con Showa. Questa è una garanzia quando si cerca il massimo in fatto di scorrevolezza. Nonostante l'escursione dichiarata di quest'ultima sia di 140 mm, l'avantreno soffre un po' di imprecisione quando si supera qualche imperfezione del manto stradale. Questo fatto lo attribuirei alla rigidità del telaio. Di fatto, differentemente dall'Himalayan, su questo modello il telaio sfrutta in parte il motore come elemento portante. Questo si traduce in una maggiore rigidità a livello del canotto di sterzo. Anche se equipaggiata con pneumatici tassellati dalle generose dimensioni, considero la sua finalità di utilizzo prettamente stradale. A livello di comfort, cosa ne pensi? La moto è abbastanza confortevole e manca un po' di protezione dall'aria. Nonostante le sospensioni siano di buona qualità, le grosse asperità si sentono. Io penso che la mancanza di una qualsiasi protezione aerodinamica e la posizione retta del busto rende spiacevole viaggiare al di sopra dei 100 km/h. Le pedane sono leggermente arretrate, consentendo ai più alti di non tenere troppo flesse le gambe. Per chi supera i 180 cm di altezza è possibile sostituire la sella originale con una più alta di 20 mm. La porzione di sella dedicata al passeggero fa pensare che quest'ultimo sia gradito a bordo. Trovo che le leve di freno e frizione siano scomode da azionare per chi non possiede dita da pianista. Meglio sostituirle con altre dalla forma meno angolata. Cosa ne pensi di questo motore? Il motore è un motore brillante, mi è piaciuto e divertente, non mette in crisi e soprattutto non ho percepito l'effetto on-off. Questo motore è un Sherpa da 452 cm3 ed è il medesimo che abbiamo riscontrato sulla nuova Himalayan. La spinta non manca e c'è anche un discreto allungo. Visto la natura e la predisposizione del mezzo, però, avrei preferito una rapportatura più corta. Le vibrazioni non mancano come per tutti i motori monocilindrici. La loro bassa frequenza, però, non infastidisce mai troppo.
L'acceleratore elettronico permette di avere due modalità di guida, eco e performance. Il cambio è preciso e dalla spaziatura ridotta. La frizione è un sistema anti-saltellamento. Il comando leva di quest'ultima è un po' duro da azionare, ma non serve tirare a fondo per avere cambiate fluide e veloci. E dei freni cosa ne pensi? Trovo che la frenata sia potente, ma comunque sempre gestibile. Non mi ha mai messo in difficoltà in nessuna circostanza. Io direi che la potenza frenante è veramente ottima sia all'anteriore che al posteriore, un livello di performance difficilmente riscontrabile sui modelli concorrenziali nipponici. E della strumentazione cosa ne pensi? Il TFT raccoglie solo le informazioni necessarie, però lo ritengo idoneo per questo tipo di modello. Io penso che il TFT a colori è ben visibile in ogni condizione di luce. Sono disponibili diversi layout, tutti accomunati da una buona leggibilità. Non manca la possibilità di connettersi al telefono per la navigazione tramite Google Maps. Gli elementi elettronici per l'assistenza alla guida sono, come già anticipato, l'antisaltellamento e l'ABS a 2 canali. Siamo giunti al termine di questa prova. Di seguito potete scrutare i dati tecnici relativi a questo modello. Metteteci un like e non mancate al prossimo appuntamento. Ciao! Ciao!